Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano. Come promesso, ecco a voi l'ultima parte dell'intervista a Raffaele Terracciano. Per chi non avesse ascoltato gli episodi con Raffaele, Raffaele è un poliglotta di Napoli, nato e cresciuto a Napoli, che vive ancora a Napoli e che oggi ci parlerà di un aspetto importante di Napoli e dell'essere napoletani, della napoletanità. Prima di incominciare vi voglio ricordare che Podcast Italiano è su Instagram, podcast_italiano, e su YouTube, Podcast Italiano, in cui escono alcuni episodi in formato video. Vi chiederei anche di lasciare una recensione su iTunes perché questo aiuterebbe il podcast. E ho scoperto tra l'altro recentemente che le recensioni di iTunes che lasciate si possono vedere solo se andate sullo store del vostro paese, quindi non so, americano, britannico, tedesco, eccetera. Io questo non lo sapevo, pensavo non ci fossero recensioni perché io vedevo solo lo store italiano, ma in realtà ce ne sono, quindi voglio ringraziare tutti voi che molto gentilmente avete scritto delle recensioni sul podcast e invito coloro che non l'avessero ancora fatto a lasciare delle recensioni se apprezzate il mio lavoro. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo la nostra intervista. Passando invece alla seconda parte della nostra intervista, volevo parlare del napoletano, della lingua napoletana più nello specifico. E prima di tutto volevo consigliare di vedere il video di Raffaele in napoletano sul suo canale che linkerò, perché dà alcune informazioni molto interessanti sulla lingua che io non conoscevo. Volevo innanzitutto iniziare proprio con qualche frase in napoletano che magari ritieni possa dare un'idea delle peculiarità di questa lingua o anche del carattere del popolo, dando una traduzione in italiano per i nostri ascoltatori che non sanno il napoletano. Qui si fa davvero difficile perché sono talmente tante che davvero pescarne una o alcune tra tante è una bella scelta. Comincio da un tema che i napoletani hanno sempre a cuore, che è la fame, il cibo. Abbiamo una cultura del cibo infinita e ad esempio voglio fare un esempio di una costruzione di una semplice frase napoletana che è ho fame, ho fame. In napoletano è teng fam e da questa frase capiamo che per esempio per alcune costruzioni il napoletano non utilizza il verbo avere come fa l'italiano, ma utilizza il verbo tenere, che è quello che fanno esattamente le lingue come lo spagnolo, il catalano, il portoghese ad esempio. Questo è una spia, diciamo, che ci fa capire che il napoletano è una lingua ben distinta dall'italiano, non solo per i vocaboli o per la pronuncia delle parole, ma proprio perché ha delle forme grammaticali completamente diverse che magari sono più simili ad altre lingue. Voglio fare un altro esempio che è questa volta di una parola, motrung nupakker, che vuol dire adesso ti do uno schiaffo, ok? Non ci piace la violenza, ma volevo parlare di questa parola, pacchero. Pacchero Pacchero quindi vuol dire schiaffo? è schiaffo, sì. Ah, ok, perché qua vicino a dove abito io c'è un ristorante che si chiama Il Pacchero. Non Il- sapevo che cosa volesse dire, Infa- quindi vuol dire lo Se parli di schiaffo. ristorante, probabilmente il pacchero oggi si intende anche un formato di pasta. Sì, in realtà perché c'è questa pasta chiamata Pacchero. Non so se ci siano nessi con il vero e proprio pacchero napoletano, che è lo schiaffo. Se sei un fan di Antonino Cannavacciuolo, lui dà queste pacche sulle spalle a tutti. Ecco, quello è un gran bel pacchero. Ah, come da pacca, quindi. In realtà io non conoscevo l'origine di questa parola usatissima a Napoli, l'ho scoperto quando poi ho studiato il greco e in realtà pacchero viene dal greco e vuol dire pancheri, tutta la mano. Ed è esattamente quello che un pacchero, uno schiaffo, è tutta la mano. Quindi è vero che anche l'italiano ha tante parole che derivano dal greco, soprattutto il vocabolario scientifico, ma nel napoletano ne abbiamo talmente tante che sono proprio nell'uso quotidiano. Un altro paio di queste particolarità che accomunano il napoletano al greco e che quindi tradiscono l'origine della città è il raddoppiamento dell'aggettivo. Quindi presto in napoletano si dice ambres, che tra l'altro suona molto simile al portoghese pressa, che vuol dire fretta. Però in napoletano per dire molto presto non diciamo molto ambres,
ma diciamo ambres ambres, ok? Quindi raddoppiamo l'aggettivo. Anche in questo caso è una cosa che fanno molto spesso, devo dire la verità, i francesi, ma soprattutto i greci. Ad esempio i greci siga siga, piano piano, e così via, lo utilizzano in diverse situazioni. E un'altra cosa che è molto comune, perché lo utilizziamo nel quotidiano qui a Napoli, è l'aggettivo possessivo, soprattutto per quanto riguarda i membri della famiglia. In italiano è mamma, mia mamma. In napoletano è mamma, mamma. Quindi aggiungiamo l'articolo possessivo dopo la parola, che è esattamente quello che fanno i greci ancora oggi. Ad esempio, imitera vuol dire la mamma, la madre. Imiteramu, quindi il mu sarebbe mia, va alla fine, va dopo la parola, come facciamo ancora in Napoli. E se non sbaglio anche il latino funzionava alla stessa maniera, cioè veniva posposto l'aggettivo possessivo e attaccato al sostantivo. Devo alzare le mani, ho questa piccola lacuna, non ricordo bene in latino come funzionava. Sono quasi certo che sia così anche in latino. Però in italiano, ad esempio, non esiste praticamente più. Si può invertire l'articolo possessivo in alcuni casi, la mia amica, l'amica mia, ma in napoletano è una regola grammaticale per quanto riguarda, ad esempio, i membri della famiglia. Certo, però quando diciamo l'espressione mamma mia, secondo te può essere un calco dal napoletano oppure no? Io credo proprio di sì. E non è, insomma, per presunzione, per voler dire che tutto viene da Napoli, ma perché è una frase tipicamente napoletana, anche se pronunciata alla napoletana sarebbe mamma ma. Sì. O ancora più forse popolare è Mammaro Carmana. Sì. Allora, in realtà l'errore che si commette quando si ascolta mamma mia, anche soprattutto all'estero, è che si pensa alla madre. Tu stai pensando a mia mamma, Sì. quindi io faccio un'imprecazione a mia mamma. Non ha molto senso. In realtà è per noi mamma, in questo caso, si riferisce alla Madonna. Mhm. Quindi quando un napoletano dice Mammaro Carmana, si riferisce alla Madonna del Carmelo, che è una statua della Madonna bruna che si trova in una chiesa in Piazza del Mercato, una delle piazze più importanti a livello storico della città di Napoli. Non è tanto un riferimento alla madre, ma è un riferimento alla madre di tutte le madri, se lo vogliamo chiamare così. Quindi credo proprio di poter dire che mamma mia ha origini in un modo o nell'altro napoletane, però vale anche per altre parole. In napoletano non diciamo la mia macchina, in italiano non diresti mai la macchina mia, in napoletano è obbligatorio dire a macchina mi. Non puoi mai dire in napoletano a mi macchina, in napoletano va dopo l'aggettivo possessivo, a macchina mi. Volevo chiederti come usi tu o come usano in generale i napoletani il napoletano nella loro vita di tutti i giorni, e magari fare una distinzione generazionale tra i più giovani e i meno giovani, no? Perché trovo sempre molto affascinante il fatto che a Napoli, per quanto posso capire io, il napoletano è ancora molto usato anche dai giovani, mentre dove vivo io, quindi provincia di Torino, ma anche Torino, il piemontese praticamente è sparito dai giovani, a parte qualche parola che ogni tanto può essere riportata in superficie ed essere utilizzata. Questo è molto diverso a Napoli. Io per primo, diciamo, per varie ragioni non parlo il piemontese, non lo conosco. Quindi sì, come viene utilizzato praticamente? E poi, seconda parte della domanda, qual è il rapporto tra l'italiano e il napoletano? Luca Lampariello, con cui abbiamo fatto un'intervista un po' di tempo fa, diceva che per lui il romano è la lingua delle emozioni, la lingua istintiva, e se qualcuno lo urta, per esempio, per strada, anche in un paese straniero, gli viene da imprecare in romano e dire ma che sta a fa? Succede lo stesso con te? Posso, insomma, avallare la tesi di Luca, che fondamentalmente i dialetti o comunque le lingue madri, tu prima hai detto il napoletano è stata la mia prima o seconda lingua. In realtà non ho dubbi su questo, il napoletano è la mia prima lingua. È vero, forse non in ordine cronologico, ma sicuramente in ordine di forma mentis, nel senso il napoletano lo ascolti misto all'italiano quando sei un bambino, diciamo un neonato. Poi quando vai a scuola
cominci ad ascoltare a scuola esclusivamente l'italiano. Quando sei a casa, i genitori generalmente vogliono che il bambino parli esclusivamente italiano a casa, al punto da redarguire i bambini nel momento in cui parlano napoletano a casa, soprattutto in presenza di estranei. Gli viene detto parla buona, parla bene. Parla bene in questo caso vuol dire parla italiano. C'è questa prima dicotomia che ti fa capire come c'è una forma mentale per la quale parlare italiano vuol dire parlare bene e parlare napoletano vuol dire parlare male in un certo senso. È semplicemente perché l'italiano lo impari a casa, il napoletano lo impari a casa, lo impari con gli amici, a casa o a scuola o per strada, mentre l'italiano lo impari fondamentalmente con l'input dei genitori quando sei molto piccolo, ma soprattutto con la televisione e con la scuola. Però si cresce perfettamente bilingue in questo caso. Spesso c'è il problema per i bambini più piccoli, soprattutto se parlano molto spesso napoletano a casa, di fare un po' un mix delle due lingue, quindi parlare italiano ma utilizzare delle parole napoletane mentre si parla italiano, o fare il contrario, quindi parlare napoletano ma all'improvviso metterci una parola che in napoletano non esiste o una costruzione che in napoletano non esiste. Quindi io mi sento di dire che il napoletano è la mia lingua, è la mia prima lingua, e quindi, per rispondere più in concreto alla tua domanda, sì, anche a me per strada, se mi urtano con la macchina, sicuramente la prima imprecazione è in napoletano, proprio non ci sto nemmeno lì a pensare, ma proprio perché il napoletano, come il romano per i romani sicuramente, o il siciliano per i siciliani, non sono sicuro sia lo stesso nel nord Italia, è la lingua dell'istinto, è la lingua dell'anima, mentre invece l'italiano è un po' più la lingua della testa, la lingua con la quale ti devi un attimo mettere lì e switchare il cervello sull'italiano perché sei in una determinata situazione. Questa determinata situazione può essere il lavoro, può essere la scuola, può essere il parlare con una persona che non è di Napoli, diverse situazioni, no? Ma in tutte le altre situazioni di relax, a meno che non si voglia essere molto chiari, o a meno che non si voglia dimostrare una certa quantità di rispetto, si parla napoletano. Quindi con un tuo amico di Napoli tu parleresti napoletano? C'è qualche caso in cui parlerei italiano, magari se non ci vediamo da molto tempo e il rapporto non è più quello che era una volta, probabilmente cominceremo a parlare italiano. Da quanto tempo non ti vedo? Ma la seconda domanda sarebbe in napoletano. Ecco, ti ho fatto un esempio proprio così pensato sul momento. La seconda domanda: che fine hai fatto? Quindi che fine hai fatto? Quindi anche in questo caso il napoletano è sempre lì pronto a subentrare a seconda delle situazioni. Diverso è se stai parlando in una situazione un po' più ufficiale, in quel caso è richiesto, tra virgolette, l'italiano. Questo è molto interessante perché è qualcosa che per me è estraneo, anche perché a Torino c'è stata una grande immigrazione dal sud Italia, quindi diciamo si sono un po' persi tutti i dialetti, sia il torinese per chi viveva a Torino, sia i dialetti meridionali per chi viveva dal sud. Si è formato una sorta di italiano misto, in cui ci sono sia parole, la maggior parte delle parole dialettali sono ovviamente torinesi, ma ci sono anche parole più meridionali. Cioè ti posso fare l'esempio della parola mo, che penso sia napoletana o comunque in generale meridionale, che io utilizzerei, che utilizzo senza problemi in un linguaggio più colloquiale, e sicuramente non è una parola del nord, però per dirti come siamo arrivati a un italiano torinese molto particolare. Sì, confermo che mo è una parola meridionale, non so se è solo napoletana, ma sicuramente meridionale, ed è una di quelle lì che se raddoppi ti dà un significato più immediato, quindi mo vuol dire adesso, mo vuol dire immediatamente. Però sì, è un fenomeno molto, molto interessante quello che dicevi, ed anche da parte mia è estraneo, nel senso che per me sarebbe impensabile non parlare il napoletano, quindi il fatto che tu mi dica che a Torino ci siano poche persone o che comunque il dialetto piemontese o la lingua piemontese non è così
così diffusa mi lascia un attimo basito, innanzitutto perché ogni volta che si perde una lingua è un peccato così a livello internazionale, e poi perché una delle ricchezze vere e proprie dell'Italia è la sua diversità linguistica, una ventina di regioni, ognuna con la sua lingua, anzi forse all'interno della stessa regione ci possono essere persino più lingue o comunque più accenti della stessa lingua o più dialetti della stessa lingua. Il fatto è che a Torino c'è stato appunto un grande misto di culture e di popoli, quindi ci sono molte persone a Torino che hanno un genitore, se non entrambi i genitori meridionali, dunque quando un genitore è piemontese magari il figlio sa il piemontese, quando invece magari c'è anche un solo genitore meridionale, allora il piemontese tende a scomparire, quindi si perde, il che può essere triste. Nel mio caso io sono 100% piemontese perché i miei genitori sono entrambi piemontesi, però i loro genitori, quindi i miei nonni, come hai detto anche tu, avevano questo atteggiamento di insegnare l'italiano perché quella era la lingua buona, però diciamo che sono andati forse un po' più oltre perché i miei genitori non usano mai il piemontese con nessuno, benché lo capiscano molto bene. Io, essendo un gradino più sotto, l'ho perso ancora di più e praticamente lo capisco un pochino, ma non lo parlo assolutamente. Secondo me è vero per molti, soprattutto di chi ha genitori del sud Italia, che sono davvero moltissimi, anzi è più probabile avere un genitore su due del sud, qua dove abito io, nella provincia di Torino, che avere entrambi i genitori piemontesi. Capisco, è proprio così, come ti dicevo prima, è un peccato, è un meccanismo fondamentalmente comprensibile, e oggi stanno nascendo tante piccole associazioni o piccoli movimenti che cercano di proteggere le lingue regionali, perché sono uno dei patrimoni del mondo in genere e del nostro paese nello specifico. Quali sono le origini del napoletano e perché il napoletano è una lingua così importante? Non so, immagino che tu possa magari fare qualche esempio anche della letteratura del napoletano, della poesia. Allora, il napoletano è una lingua romanza, è una lingua neolatina, come ce ne sono tante, non sono soltanto le 5 che si nominano sempre, ma ci sono poi tutte le piccole lingue, piccole più o meno, lingue regionali. Anche perché, come hai spiegato nel tuo video, ci sono dai 6 ai 12 milioni di parlanti di napoletano, che è una cifra molto, molto grande. Eh sì, perché a tutti gli abitanti fondamentalmente della Campania vanno aggiunti tutti i napoletani o discendenti di napoletani che si trovano in giro per il mondo, che hanno lasciato, le cui famiglie, i cui avi hanno lasciato Napoli dopo l'unità d'Italia per cercare una nuova vita nel nuovo mondo, e che quando poi sono arrivati dall'altro lato dell'oceano hanno cominciato a parlare l'inglese e il napoletano, perché loro non hanno mai effettivamente imparato l'italiano, e quindi adesso in alcuni quartieri di New York c'è questo mix di lingue tra l'inglese e il napoletano, ma magari in queste famiglie non si parla italiano. È un fenomeno molto interessante, e per farti solo un esempio che è lampante a tutti, quando vedi un film doppiato in italiano, un film americano doppiato in italiano, la parte dell'italo-americano in originale ha un accento molto forte italiano. Quando poi lo doppiano il film in italiano, la parte di quello che ha l'accento forte italiano viene spesso fatta da uno che ha un accento forte napoletano, un accento forte siciliano. Sì, sì, anche nei celebri Simpson non mi viene in mente il nome del poliziotto. Commissario Winchester. Esatto, lui viene doppiato con un accento napoletano. Sono Davide del futuro. Parlando di Simpson, serie che da piccolo guardavo sempre, e del commissario dei Simpson, ho fatto una scoperta. Nella versione originale Winchester si chiama in realtà Wiggum. Questo forse perché in italiano Wiggum avrebbe avuto un suono troppo strano. Volevo farvi sentire l'accento napoletano dato al personaggio nella versione italiana del cartone, nella scena della macchina da scrivere invisibile, in cui il commissario fa appunto finta di scrivere ciò che Homer è venuto a denunciare da lui. Notate anche come il riferimento a Steve Urkel, un personaggio della serie Family Matters, in italiano 8 sotto un tetto, viene completamente
modificato nella versione italiana, probabilmente perché non sarebbe stato colto dal nostro pubblico. The alien has a sweet heavenly voice, like Urkel, and he appears every Friday night, like Urkel. Well, your story is very compelling, Mr. Jackass. Simpson. So I'll just type it up on my invisible typewriter. You don't have to humiliate me. L'alieno ha una voce dolce, celestiale, come Louis Armstrong, e arriva sempre di venerdì come il pesce fresco. Come il pesce fresco. Oh, la sua storia è irresistibile, signor Babbaleo, voglio dire Simpson. Allora, batterò il tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile. Oh, non occorre umiliarmi. Di esempi ce ne sono, si può prendere tutto il Padrino Certo, tutta la saga per fare degli esempi, ma ce ne sono tanti, dai Soprano ad esempio, lì sono tutti italo-americani e quando dici italo-americani nel 90% dei casi stai parlando di italiani meridionali americani, ecco, italiani del sud americani, o napoletani, o siciliani, o calabresi, o pugliesi, nella stragrande maggioranza dei casi. E quindi c'è questa trasposizione. È anche interessante secondo me che questi italo-americani, queste famiglie italo-americane, la parte italiana della famiglia non parlava sicuramente italiano perché era inizio Novecento o seconda metà dell'Ottocento, e quindi probabilmente le parole che ancora adesso vengono percepite come italiane in realtà erano parole probabilmente dialettali e ci sono... Sì, è proprio così. Parlando proprio di numeri, si dice che 12 milioni di napoletani abbiano lasciato Napoli dopo l'unità d'Italia nel corso di quasi un secolo per andarsi a cercare una nuova vita altrove. Oggi a Napoli, includendo l'area metropolitana, siamo 3 milioni, quindi ci sono più napoletani sparsi per il mondo che nella città di Napoli stessa. I napoletani all'epoca, ma anche i siciliani, quando lasciavano le loro terre, fondamentalmente non parlavano italiano, quindi quando sono andati nel Nuovo Mondo parlavano la loro lingua, quindi il siciliano, il napoletano, e poi hanno dovuto imparare l'inglese, ma l'italiano in questa equazione entrava soltanto nel momento in cui si doveva cercare di comunicare tra un siciliano e un napoletano, tra un siciliano, tra un calabrese e un pugliese, si cercava come lingua comune l'italiano. Nonostante i parlanti di napoletano siano nell'ordine dei milioni, l'UNESCO ritiene il napoletano una lingua a rischio di estinzione. E perché è così? Sì. Che cosa si può fare secondo te? È inevitabile che prima o poi accada questa eventualità? È assolutamente evitabile. Il problema della lingua napoletana è che è un paradosso, è così tanto diffusa, è così tanto parlata, però non è per niente codificata, nel senso che non viene utilizzata, non viene insegnata, non viene imparata. Non c'è una scuola di napoletano, neanche nella scuola, insomma, dell'obbligo italiana non vengono previste delle ore extracurriculari per studiare la lingua o la cultura napoletana. Il napoletano è una lingua soltanto parlata, una lingua che sopravvive nel parlato quotidiano tra i genitori, che sopravvive tra la parlata degli amici, ma non esistono giornali in napoletano, non esistono trasmissioni in napoletano, reti televisive in napoletano, la radio in napoletano e così via. Non esistono nemmeno podcast come questo per imparare il napoletano. Qualcuno dovrebbe farlo. No, se mi stai chiedendo se esiste podcast napoletano, non esiste. Forse mi hai dato l'idea per il futuro. Ma scherzi a parte, non c'è adesso questo mettere nero su bianco il napoletano e far sì che i ragazzi studino e apprezzino questa loro lingua. Allo stato delle cose attualmente la lingua è l'italiano, punto. Il napoletano è una parlata, viene vista come una parlata che si tramanda di padre in figlio, fondamentalmente, senza una codificazione vera e propria. In realtà il napoletano ha le sue regole, ha la sua grammatica, ha un suo modo di essere scritto, ha il suo modo di essere pronunciato, è semplicemente che non viene insegnato, non viene scritto, non viene utilizzato in maniera così formale. E quando succede questo ci sono obbrobbi quali, non so, i ragazzi di oggi, ma non solo i ragazzi, tutti i napoletani, dai 10 agli 80 anni, se gli chiedi di scrivere il napoletano faranno più errori che lettere.
perché nessuno sa esattamente, o meglio, una piccola percentuale soltanto sa esattamente come si scrive il napoletano e come si pronuncia, e questo è un pessimo segnale per la sopravvivenza della lingua, che non è in pericolo in quanto lingua parlata, ma è in pericolo in quanto lingua non codificata, lingua non protetta. Questo credo sia un problema comune a tutti i dialetti o lingue, insomma, come si vuole chiamarli, italiani, perché anche il piemontese ha lo stesso identico problema, ovvero che non è ben codificato. Forse c'è una codificazione almeno del torinese, però ci sono tante varietà e quindi è difficile anche trovare un modo unico di scrivere il piemontese. Il napoletano è lo stesso. Questo è inevitabile per qualsiasi lingua. La differenza è che quando poi una lingua viene selezionata, perché le lingue, cioè non esiste una lingua ufficiale di un paese che non sia stata selezionata, no? La lingua non si assurge da sola a lingua ufficiale, c'è qualcuno che la seleziona, la modifica, perché c'è un'accademia, perché c'è un'istituzione che se ne prende cura. Per l'italiano è la Crusca, decide la Crusca se una cosa può essere detta oppure no, o se una parola viene inserita nel vocabolario oppure no. È sempre una lingua ufficiale, è sempre una lingua che fondamentalmente esiste, ma non esiste perché non è altro che il mettere insieme lingue che si parlano in una certa zona geografica più o meno ampia, e poi si fa del lavoro di taglio e cucito, quindi si prendono alcune cose che si dicono in una regione, alcune cose che si dicono in un'altra regione. È esattamente quello che ha fatto Dante nel XIII secolo. Sì. Diciamo il padre della lingua italiana. La sua lingua, fondamentalmente la lingua con cui ha scritto la Divina Commedia, non esisteva, fondamentalmente è stata una sua creazione o quella dei poeti del tempo come lui. Si è utilizzato il fiorentino aulico dell'epoca, ma con l'inserimento di alcune parole o modi di dire che venivano magari dal siciliano. Quella poi è diventata la lingua italiana. La stessa cosa succede in Spagna con il castigliano, in Cina con il mandarino. Sono lingue che vengono codificate, vengono selezionate come lingue ufficiali, e tutte le altre che vivono e continuano a svilupparsi poi sul territorio, che non hanno poi questo stato ufficiale, vengono viste un po' come lingue secondarie, lingue minoritarie, lingue regionali o persino dialetto. Spesso, soprattutto in Italia, si usa il termine dialetto come quasi a voler essere dispregiativo. Certo. In realtà vuol dire semplicemente un'altra parlata. Però sì, fondamentalmente dietro tutto questo ragionamento si nasconde sempre o quasi sempre un ragionamento politico, ovvero si vuole cercare di non dare troppa importanza alle lingue regionali per darla invece alla lingua unica, alla lingua unitaria. Quindi per tenere unito a livello culturale il paese si difende la lingua nazionale e si bistrattano un po' le lingue invece regionali. Sì. Quindi abbiamo detto che il napoletano non è codificato, e immagino che anche per questo motivo ci siano diverse varietà di napoletano. Volevo chiederti quanto è vera questa affermazione e quanto siano diverse le diverse varietà. Puoi capire un napoletano di un'altra città della Campania, oppure potresti avere delle difficoltà? Ci sono alcuni dialetti del napoletano nella regione della Campania che sono più difficili da capire rispetto ad altri. Insomma, mi viene in mente il dialetto di Pozzuoli, di Torre del Greco, o in alcuni casi anche delle zone di Avellino. Persino nel sud della Campania c'è, adesso non ricordo esattamente la località, ma c'è una località nel Cilento in cui si parla una versione del napoletano che è molto più vicina al siciliano che non al napoletano. Come ti dicevo prima, le lingue sono organismi viventi, quindi si sviluppano in maniera simbiotica con il territorio. È impensabile pensare che senza un intervento umano in due parti differenti del mondo si parli esattamente la stessa lingua. Quindi il napoletano, diciamo quello che dà poi vita alla cultura napoletana, alla musica, alla canzone, al teatro napoletano, è generalmente quello che si parla a Napoli. Ma ogni singola città, ogni singola zona della regione della Campania avrà una sua versione del napoletano, con modi di dire specifici, con pronunce specifiche. Addirittura alcuni vanno più in là e dicono che il napoletano in realtà è un insieme di lingue, ovvero tutto l'insieme delle lingue che si parlano nel sud Italia, fatta esclusione per la Sicilia e il sud della Puglia e il sud della Calabria. Quindi
C'è qualcuno che dice nel sud Italia si parlano due lingue, il napoletano e i suoi dialetti e il siciliano e i suoi dialetti. Io adesso non sono esattamente convinto di questo, perché credo che se diciamo un pugliese che parla napoletano, un dialetto del napoletano, sono sicuro che in tanti storceranno il naso, però fondamentalmente c'è un fondo di verità in questo ed è fondamentalmente una questione storica e geografica. Se qualcuno che ci sta ascoltando volesse imparare un pochino, magari qualche base di napoletano, magari per addentrarsi nella cultura di Napoli, da dove può iniziare? So che hai consigliato 4 libri nel tuo video di cui abbiamo parlato. Sì, adesso non ricordo esattamente quanti e quali, ma diciamo che i miei punti di riferimento, anche da napoletano, insomma, io sono stato il primo ad aver acquistato questi libri proprio perché non c'è un altro modo per capire come si scrive il napoletano o come funziona il napoletano. Chiaramente lo parliamo tutti a Napoli il napoletano, però possiamo dire che la stragrande maggioranza siamo analfabeti del napoletano, ovvero lo parliamo ma non sappiamo né scriverlo né leggerlo, e quindi io non ho resistito e sono andato ad informarmi sulla materia per uscire da questo tra virgolette analfabetismo regionale. I libri che insomma mi sono stati più d'aiuto sono stati fondamentalmente 2, uno proprio per le spiegazioni grammaticali, e questo libro si chiama Valla Capì, storia e grammatica della lingua napoletana. Valla Capì, valla capire, che è un modo di dire qui a Napoli molto comune per dire come fai a capire quello che vuole dire questa persona, di Maria da Cunto. E un altro libro invece è uno dei miei preferiti, spesso lo do in regalo ad amici non napoletani appassionati di lingue, ed è la traduzione in napoletano del Piccolo Principe. Quindi in napoletano è O Principe Picciril e il traduttore è Roberto D'Aiello, che ha tradotto anche altre opere, quindi per chi poi trova interessante questa lettura, D'Aiello ha fatto altre traduzioni di opere famose a livello internazionale, sempre tradotte in napoletano. Va bene, ci hai dato molte informazioni, tutte interessanti, a me in primis, perché io ho scoperto molte cose che non sapevo, dunque ti ringrazio di cuore. Ringrazio te per avermi ospitato, e per me è sempre un piacere parlare di lingue. Quando poi parliamo di lingue, di napoletano e di Napoli, il piacere è moltiplicato all'ennesima potenza. Se dovessimo salutare i nostri ascoltatori in napoletano, che cosa potremmo dire? Senza dubbio statevi buona. Statevi buona sarebbe statevi bene, che è un po' il nostro arrivederci. A Napoli usiamo molto spesso arrivederci, ma arrivederci non è una parola napoletana, è un italianismo, ma è molto più comune sentir dire state buono o statevo buona. Mm-hmm. E ti chiedo ancora di tradurre in napoletano la frase che dico sempre alla fine dei miei episodi, ovvero che si può ascoltare la trascrizione di questo episodio, la trascrizione intera sul sito Podcast Italiano, se non l'avete già fatto. Potete sentire la trascrizione di questo episodio a podcastitaliano.com se non l'avete già fatto. Perfetto. Grazie mille, grazie ancora e magari ci rivedremo in altri episodi. Grazie Davide, grazie a te per avermi ospitato, sicuramente alla mia disponibilità per futuri episodi. Alla prossima, ciao. Ciao, un abbraccio. Se siete arrivati fin qua, innanzitutto vi faccio i complimenti perché era un'intervista decisamente lunga, la più lunga che sia uscita finora sul podcast. Dunque, complimenti, grazie ancora per l'ascolto e ci rivedremo nei prossimi episodi. Alla prossima!